Bentornati a tutti su BMake Electronics, io sono Marco e oggi ho qui in laboratorio una smerigliatrice ancolare, una Makita modello, adesso un DGA A454, se riuscite a vedere, che mentre stava lavorando di colpo ha deciso di bloccarsi. Infatti, se vado a accendere, si sente che è bloccato. Ok, lo andiamo a mettere sul banco e andiamo a vedere se riusciamo a capire che guasto ha e se si può riparare. La prima operazione da effettuare è rimuovere la batteria per la nostra sicurezza, così la smerigliatrice non può funzionare e possiamo lavorare in sicurezza. Diamo una rapida occhiata alla batteria. Il proprietario mi ha detto che funziona e carica perfettamente. Ok, controlliamo lo stato di carica. Qua dice 18 volt a 3 ampere. Andiamo a inserire il test, vediamo se quanta tensione leggiamo. Se riesco a mettere i puntali. Ok, leggiamo una tensione di 20 volt, quindi la batteria è carica. In più abbiamo l'indicazione visiva dei LED. Se premiamo il pulsante leggiamo che la batteria è effettivamente carica, quindi la batteria dovrebbe essere buona. Andiamo a controllare il disco, effettivamente è bloccato. Ok, andiamo a togliere il disco. Apriamo anche qua. Ho tolto tutto, è ancora bloccato. Ho provato a farlo girare, va sotto sforzo e si è ribloccato un'altra volta. Meglio non continuare. Vediamo se qualche cuscinetto o qualche ingranaggio c'è entrato qualcosa. Andiamo a vedere. Togliamo i 4 viti. Ho tolto i 4 viti, vediamo se si toglie. Ok, piano piano. Ecco qua. Qua li gira liberamente, vedete?
quindi andiamo ad andare a vedere il grasso. Andiamo a vedere se qualcosa lo blocca. Qua, come vedete, non c'è nessun blocco. Andiamo a svitare pure queste 4 viti. Qua il pulsante per il blocco del mandrino pare che funziona perfettamente. Ok, tolto anche qua. Tolto l'ultima vite, molto sporco, dopo gli diamo una pulita. Vediamo se gira. No, non gira neanche qua, va forzato. Togliamo anche questo pezzo, vediamo che sia solo un cuscinetto. Dovrebbe uscire tutto l'albero. Ok, il cuscinetto sotto non c'è rimasto nulla, era il cuscinetto sotto. Andiamo a togliere il residuo sotto, se riesco a farlo uscire senza rovinare nulla. Ecco. Questo è il cuscinetto. Diamo una pulita e vediamo se possiamo rimettere il cuscinetto. Sono riuscito a trovare un cuscinetto di ricambio da 19, l'interno da 7. Andiamo a vedere il calibro. 19, interno, ok, interno da 7, perfetto. Andiamo a togliere questo pezzo di cuscinetto sull'asse. Quasi uscito, ultimi colpi. Purtroppo non c'ho l'estrattore, no, ce l'ho fatta, eccolo qua. Andiamo a inserire
il cuscinetto buono. Vediamo se riusciamo a metterlo così piano piano. Possiamo aiutare con qualcosa per colpire al centro. Ok, è entrato tutto. Vediamo un po'. Perfetto. Gira perfetto. Diamo una bella pulita e rimontiamo. Ok, proviamo a rimettere se va bene. Ok, gira. Pare che gira. Rimontiamo tutto. Mettiamo le viti. Ok, perfetto. Montiamo l'ultimo pezzo così possiamo provare. Così combaciano i buchi. Mettiamo le viti. Ultima vite e dopo stringiamo tutto. Serriamo tutto e proviamo. Va un po' duro, ma proviamo. Proviamo a mettere la batteria. Vediamo un po' se parte. Funziona perfettamente. Richiudiamo il tutto, togliamo la batteria, rimontiamo la protezione
Ok, mettiamo pure questa parte, mettiamo, adesso c'ho il disco, questo disco rotto, mettiamo lo stesso, stringiamo, blocchiamo, stretto, questo disco tutto rotto, ho rimesso la batteria, andiamo a accendere, funziona. Ok, funziona perfettamente. Togliamo la batteria, riparazione terminata. Ci vuole solo un disco nuovo, questo si è frantumato. Ok, per questa riparazione è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.